Ieri molto presto siamo andati al centro della nostra città. Non era una bellissima giornata, però, già che dovevo fare dei giri vicino, ci stava che prendevamo un po' di tempo per rilassarci. Ciao ragazzi, io sono Wendy e oggi vi portiamo un video, spero rilassante e produttivo. Siamo alle traverse delle vie principali del centro di Bologna. Ricordo ancora la prima volta che sono venuta in centro. Avevo una bambina piccolissima che appena imparava a camminare. Da sempre ho pensato che sia una bellissima città. Riesce sempre a rallegrarmi anche nelle giornate più grigie. Bologna, portici, torri, strutture medievali e buon cibo. Ditemi se vi piacciono questi o se non siete italiani però li avete mangiati. Nella nostra passeggiata in centro non poteva mancare la visita a questa libreria. Sarà forse l'ambientazione che la rende unica. Oltre ai libri possiamo assaggiare al suo interno un po' della cucina italiana. Se siete stranieri, non lasciate passare l'opportunità e fateci un salto. Sempre che veniamo facciamo questo gioco. Apriamo una pagina a caso del libro dell'oracolo per vedere cosa ci risponde. Sono bellissime le nostre frasi. E vogliamo finire questa visita in libreria con questa frase dietro alla portata di questo libro. Se volete cambiare il mondo, cominciate col rifarvi il letto. Fermata per un caffettino da impero e poi continuiamo il nostro giretto. Sono a casa. Da ieri avevo preso appuntamento con mia figlia per fare oggi i fiori di zucca e bastoncini di zucchine fritte. Prima di arrivare lei, ho lavato e preparato tutto. Li faremmo in pastella. Sono un classico e così gustosi che facciamo fatica a resistere a non mangiarli appena fatti. Alcuni li fanno anche ripieni, ma non piacendo in casa a tutti così, preferiamo farli semplici, che vanno bene lo stesso. Un'altra alternativa più leggera rispetto alla frittura è quella al forno, che in quella versione non li ho mai mangiati. Se alcuni di voi li fa, nella pastella mettete la birra? Questa volta non abbiamo messo l'uovo e sono venuti buonissimi.
Ci piace condire anche la pastella e mi piace vedere quanto piace la cucina a mia figlia, tutto il contrario della sua mamma, che preferisce la parte di mangiare. Eh sì, abbiamo bisogno anche di una pinza. Quella che avevamo si è rotta. Una spolverata di sale e appena cotti si mangia. Siamo alla mattina del giorno dopo, ossia oggi, e questi ve li ho mostrati in un video anteriore a questo. Sono frutti della nostra uscita in centro. Se non vi ricordate il video dove li mostro per la prima volta, lo lascerò in descrizione così guardate se volete la pulizia che ho fatto nel salotto per renderlo più accogliente. Mi piace tantissimo il portavasi, sta molto bene con il nostro arredamento. Anche il portamestoli, ero già stanca di quello che avevo prima. Passiamo a che oggi ho pulito l'unico bagno di casa. Mi piace dare una ripassata almeno veloce tutti i giorni, però oggi non voglio farvi vedere la pulizia di tutto il bagno. Di quelle ne avete già tante sul canale. Oggi vi faccio vedere la pulizia solo della doccia. Toglierò il soffione della doccia. È da un bel po' che non faccio questo trattamento. Mi sono assicurata che il filtro stesse ancora in buone condizioni e preparo una soluzione di acqua un po' calda con dell'acido citrico. Sono andata a occhio, guardando le condizioni del soffione. Lo lascio lì per tutto il tempo della pulizia. Questo tappettino lo mettiamo come uscita dalla doccia. Sto spruzzando acqua e candeggina per dopo strofinare con una spazzola. E alle mattonelle sto spruzzando del detersivo per dopo pulirle. Questa volta ho deciso di fare questa pulizia con la spugna normale, invece di usare la spazzola elettrica. Penso che così arrivo meglio anche ai punti più difficili. Niente meglio che la vecchia scuola per quando si fanno le pulizie a fondo, non vi pare? Uso sempre uno spazzolino per gli angoli, anche se non si vede, quando lo faccio esce sempre moltissima sporcizia. Vado a spruzzare detersivo anche sui vetri e continuo con lo spazzolino.
Ho risciacquato tutto per dedicarmi al piatto doccia. Mi piace vedere per bene dove rimane lo sporco. Alla fine asciugo con un panno asciutto e pulito e per finire a volte do alle tubature aceto, bicarbonato e acqua calda. Elimino odori e rimane tutto più pulito. Do un'occhiata al soffione e anche una strofinata. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like e un commento. Io per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!